Naviganti del lobby, ci siamo, terzo quadrante del tavolo 3D di HeroQuest e quindi anche penultimo e quindi anche diciamo la terzultima puntata, perché nell'ultima faremo i corridoi eccetera, le murette, cioè, ma diciamo che a livello di tiles ci siamo, questa è la penultima puntata e poi faremo l'ultima. Oggi mi dedico a chi usa l'aerografo, quindi tranquilli tutti quelli che non ce l'hanno, andate avanti a mano e fate semplicemente quello che vi dirò a mano, mentre voi vedrete che utilizzerò l'aerografo, così faccio vedere un po' di effetti sia per chi ha l'aerografo sia per chi oggi va a mano ma ha in mente di fare questo upgrade meraviglioso, perché l'aerografo vi cambia veramente la vita a livello di modi di dipingere, tecniche che si aggiungono, veramente un capolavoro. Quindi detto questo, sigla. Allora ragazzi, mi sono già diviso le tiles, diciamo, per settori, cercando di selezionare dei colori che mi piacessero e ho scelto questi. Quindi con l'aerografo oggi proveremo a dare la base con i contrast come se fossero praticamente degli inchiostri, ok? Quindi come vedete ho dato il dry brush bianco a mano, quindi l'ho dato a mano perché in questo modo sono tornato ad avere la somiglianza con tutto il resto che avevamo fatto, perché è la prima volta che uso l'aerografo e serviva per tutti i follower che giustamente lo utilizzano, quindi andiamo avanti con l'aerografo, ma ho bisogno di avere una coerenza, come dico sempre, rispetto a quello che ho fatto prima. Quindi ovviamente ci ho dato dentro con il dry brush a mano, il che mi ha fatto venire dei crampi onesti, però ho fatto 10 tiles in poco e me la sono cavata. Al di là di questo, i contrast con l'aerografo sono tra i colori più belli in assoluto, come gli Speed Paint per esempio di Army Painter, perché sono molto liquidi e non fanno tutto quell'effetto ombra che dovrebbero fare quando li usate a mano, perché cola meno colore e ovviamente viene dato più a velo. La figata è che sono acrilici e si pulisce in un secondo l'aerografo nel passaggio fra uno e l'altro. Quindi cominciamo subito con il primo. Ogni volta che inizio vi faccio vedere un colore e poi nella barra del video troverete praticamente tutti i capitoli, quindi se dovete rivedere un colore specifico basta andare sulla barra del capitolo e selezionare il capitolo col colore che vi interessa. A tra poco. La prima tavoletta sarà quella che decorerò con il contrast Gryph-hound Orange, ok? È un arancione per l'appunto. Vi consiglio di usare una pennetta come questa per prendere il colore, così lo pescate. Prima stringete qua in modo tale che avete già l'aria pronta a salire, poi fate leggermente salire, fate conto fino al massimo alla prima tacca e lo mettete dentro il serbatoio dell'aerografo. Lavate subito perché in questo modo vi potete riutilizzarlo, ok? Provate un pochino e vedete come va, e adesso non fate altro che passarlo praticamente sopra. Ovviamente in un attimo si dipinge tutto e come vedete si va a praticamente sommare con la parte esterna. Ovviamente poi il bordo ci rimetterò mano se viene colorato per sbaglio, e come vedete posso anche esagerare un po', ma è meglio andare piano per il bordo. Se lasciate un po' di colore da qualche parte, un po' più bianco, avete il vantaggio che appunto vi lascia le luci che avete lasciato e il nero che avete lasciato, e poi il resto lo farà come sempre lo streaking grime e poi le wash che qui non abbiamo ancora fatto. Quindi quello che vedete sotto nei solchi adesso vedete si colora di arancione e quindi già comincia a fare un'ombra diversa sulle parti interne, perché prima, come avete notato, invece non era colorato e quindi era rimasto, diciamo, bianco sulle parti, dico, interni, bordi interni, no? E quindi adesso niente, è sufficiente poco colore perché è veramente molto leggero quando viene dato con l'aerografo. Cercate di andare sui punti che sono bianchi, cercate di non toccare troppo il bordo, così dovete ritoccare poco dopo, basterà un po' di bianco, un po' di dry brush, e poi andate a beccarvi le parti interne. Tra le altre questo è l'unico che ha dei punti che sono più colorati e quindi voi andate sopra e date delle macchie più colorate
e lo fate uguale a quello che c'è sul tabellone. Un attimo e praticamente il gioco è fatto. Come vedete poi accentuando si può sovrapporre e quindi avete l'effetto del tabellone. Ok. Se no sovrapponete, scusatemi, cercando di dare degli effetti ombra dove ne volete di più, tipo in mezzo così. E abbiamo finito praticamente il colore. A questo punto direi che la tavoletta è già pronta e guardate già che bel effetto che fa. Dobbiamo ancora praticamente fare le wash e ancora fare tutto il resto. Lavate l'aerografo e passiamo alla prossima. Al secondo colore sulla tavola, che è praticamente sono 4 adesso, in alto a sinistra è un azzurrognolo grigio. Ho deciso di usare il Basilicanum Grey, che sostanzialmente è un grigio. Vediamo cosa succede. E soprattutto non dovrei ricordarvelo, ma insomma lo dico per sicurezza: tutti quelli che stanno seguendo il video e non hanno l'aerografo fanno a mano, quindi non cambia assolutamente da quello che facevamo le altre volte. La differenza è che ovviamente stavolta è il giorno dell'aerografo, perché giustamente diamo par condicio a tutti, ma diciamo che è molto semplice la situazione anche a mano, come sempre. Qui sarà molto grigio, quindi verrà fuori una cosa un po' scuretta. Allora non esagerate e date delle forme sugli angoli, diciamo, e sull'interno. Vedete, in questo modo qua, e questo è un classico proprio colore grigio scuro, e quindi andiamo praticamente a riprendere la tavoletta iniziale dove avevamo fatto poi il nostro dry brush. Però la figata è che adesso qui possiamo andare a farci le nostre ombre con l'aerografo, che sono sfumate, e la rendiamo diversa anche dal grigio che è già in giro. Mi viene da dire tra le altre che i corridoi, che l'aerografo potrebbe farli così e sarebbe una figata. Sto andando, come vedete, prima su tutti i bordi, cercando di aprire poco la duse, poca pressione. E poi pian pianino andate a fare i vostri colori. Dopo con ovviamente il wash metteremo a posto anche le varie cose che non vengono bene o che non vi piacciono. Andate a prendervi un po' di crepe e fatele un pochino, insomma, scurette. Molto casuale come sempre. Qui ovviamente va a gusto, come volete fare voi, tanto poi sapete che quando metterete lo streaking grime molte di queste cose non si vedranno più, e quindi se volete accentuarle per poi coprirle con lo streaking grime va benissimo. Adesso sto aprendo pochissimo, cioè tirando molto poco indietro il dito, vedete, in modo tale che faccio il grigio ancora più chiaro e non il nero, per andare a levare un po' di colpi. Già così va abbastanza bene. Ovviamente è tutta da rimettere a posto, ma chiaramente quando mettete lo streaking grime già molto di questo non si vedrà, quindi direi che va già bene così. Se volete dargli una connotazione azzurrognola, sapete che c'è per esempio lo Spaceballs Grey, che è un'alternativa ottima perché lo rende proprio
molto azzurrino. Ok, adesso passiamo al prossimo colore. Prossimo colore, prossima corsa. Questo è il Contrast Plug Bearer Flash, quindi è quello che si usa facilmente per la Death Guard, Nargol, eccetera. Qui dovrebbe darci quell'effetto abbastanza fosforescente verde che ci dà, e infatti eccolo qua, che ci dà praticamente sul tabellone. Quindi andate qui a riempire tutto, qui potete andare anche belli ampi. Fate attenzione qui ovviamente che, come sempre, il bordo non deve essere toccato. In mezzo potete aprire quanto volete la duse e sparare come volete. Tanto il lavoro dell'ombra a questo punto nella prima parte lo fa ovviamente il gioco di luci che c'è sotto. Più l'avete accentuato, lasciando magari degli scuri, quindi un nero, un grigio un po' più scuro di quello che ho fatto io, e più avete questo effetto ovviamente coprente del verde che filtra. Poi però andate in centro e vi fate ovviamente le linee, così le accentuiamo. Penso di aver già finito il colore, ma è a posto. Potete anche asciugare un pochino, se basta non tirare indietro il dito ovviamente, e in questo modo non fate uscire, io sto cercando ancora di far uscire un po' di colore, ma è a posto, e diciamo che anche questa come base è a posto. Vai con la quarta tiles con il Contrast Aggaros Deuce, colore che mi piace moltissimo usato con il contrast normale. Vediamo cosa salta fuori quando andiamo a velare il bianco. Allora, vedete, è esattamente, quasi perfettamente uguale a quello del tabellone. Vado a fare i bordi. E poi l'interno. È facile anche imparare a usare l'aerografo grazie a questo, vedete le misure della duse, quanto aprire, quanto chiudere, perché effettivamente è tutto quadrato, quindi vi aiuta a fare le linee e si può usare come addestramento prima di andare sulle miniature che magari richiedono una precisione maggiore, no? Guardate un pochino come sta venendo bene già così. Vado solo a velare per ora e dopo andiamo a fare i pezzi che ci interessano, quindi la parte più interna, qua, tanto poi è lo streaking grime che andrà a fare il vero lavoro di ombre e invecchiamento, però un'accentuata diciamo ora è utile dopo se gliela date, perché effettivamente cambia quando andate a levare col cotton fioc. Vado ovviamente nei recessi dove mi interessa di più avere colore e continuo fino a quando non sono soddisfatto di quanto mi piace. E direi che abbiamo già un bel effetto. Voilà. Vedete che alla fine con poco si fa veramente un sacco di lavoro stupendo. Se vedete che fa un po' di questo, c'è un po' di polipo cosiddetto d'acqua, vuol dire che è molto diluito il colore, lo spingete poi dove volete voi con l'aria, premendo solamente in verticale, e poi vedete lo distribuite avvicinandovi e allontanandovi con la punta.
Voilà, direi che ci siamo, anche lui è a posto. Prossima e ultima tiles. L'ultima la voglio fare con sempre Contrast Skeleton Horde, che è molto simile al Dune di prima, ma dovrebbe dare una tonalità diversa, ancora più chiara, simile a quella proprio delle ossa, in modo tale che possa differenziarsi leggermente mantenendo quei toni caldi gialli che ci sono anche nell'alto. Proviamo subito. Sono molto simili, con la differenza appunto che questo è un po' più chiaro. Chiaramente se usate il pennello a mano questo effetto verrà già molto più pesante, quindi ricordatevi di andare a diluire con il medium dei contrast il colore prima di dare la prima mano, e poi se volete fare sovrapposizioni le fate anche col colore pieno. E voilà, e adesso do la campitura di tutto il resto. Ok, adesso andiamo dentro e poi spingiamo il colore in eccesso. Questo è molto liquido, vedete, quindi fa un po' di questi effetti un po' così. È finito nel frattempo, ma adesso o lo tenete così e lasciate che faccia il suo, oppure con l'aria spingete dove volete, cercando di uniformare dove volete voi il tutto. Se fate tutto in una direzione con l'aria, ovviamente sembrerà che ci sia più luce da una parte rispetto a un'altra. Mi va bene così, lascio anche queste macchie casuali che fanno molto naturale, tanto dopo quando andremo con lo streaking grime andremo a coprire sostanzialmente tutte le parti più chiare e vedremo dove rimuoverle col cotton fioc. Ci vediamo fra poco. Quindi ci siamo, bentornato al nostro streaking grime che è pronto a partire e vediamo subito che cosa fare. Prima cosa che farei per esempio su questa tavoletta è mescolare lo streaking grime al suo diluente, cioè il White Spirit, perché voglio andarci abbastanza leggero per capire quanto coprire, ok? Quindi prima cosa da fare, un po' di White Spirit messo nella nostra tavoletta qua sotto. Basta il giusto, ma giusto per diluire un pochino il colore, o così non rischiamo di avere brutte sorprese, ok? Quindi andiamo ad aprire il nostro streaking grime, eccolo qui, ci mettiamo lo streaking grime all'interno del nostro pottino, come sempre, mescoliamo, andiamo giù abbondanti perché tanto per fare tutta la tavola ce ne vorrà un bel po', e così usiamo il White Spirit per mescolarlo, e sappiamo già che questo è abbastanza diluito per poter fare quello che ci serve. Chiudiamo sempre i tappi prima di iniziare, in modo tale che poi siamo sicuri che non andiamo a rovesciare e allo stesso tempo non andiamo a far seccare colori vari. L'enamel, allora, rispetto ai contrast si può usare sull'aerografo, mi raccomando, l'aerografo deve superare almeno le 100 euro, perché significa che ha delle guarnizioni fatte meglio, che resistono anche appunto a agenti molto aggressivi che possono essere White Spirit, enamel, perché giustamente questa roba è tossica, non ha niente a che fare con gli acrilici, che non dico che potete berli, ma quasi, e comunque non succederebbe nulla. Quindi mi raccomando, fate attenzione a questa cosa. Vado a mettere il nostro streaking grime dappertutto, vedete che già fa il suo mestiere. Mi raccomando, i bordi andate a prenderli in modo tale che finalmente si vedano le ombre definite e contrastate di tutta la tavoletta, e poi come volete a piacimento stendetelo e via. Siccome vedo che dovrò metterne ancora, intanto sto facendo tutti i bordi
sfruttando il fatto che appunto finalmente mi sta facendo le wash, diciamo le ombre. Ecco qua, il resto è spanderlo in giro. Ovviamente qui potete metterne poco, tanto, dipende da voi, potete andarci giù pesantissimi e poi dopo sarà uguale il discorso che dovete fare per rimuoverlo. Adesso metto un altro po' di goccioline di Spirit qui. White Spirit, che tra le altre mi viene in mente si potrebbe utilizzare anche assolutamente per, metto giù anche un po' di Streaking Grime, per i colori a olio, e vi farò vedere, devo andare a prendere qualcosa, perché i colori a olio fanno delle wash veramente belle con sempre questa tecnica un po' stile Streaking Grime, però andando solo nei recessi. Sono fantastici perché White Spirit fa diluire tantissimo il colore e poi lo potete spandere praticamente toccando un punto, lui cammina da solo nei recessi, quindi in un attimo avete fatto per esempio le ombre di uno Space Marine, per esempio, mi viene in mente, e quindi diciamo che è molto utile. Adesso andiamo avanti qua così, e quando ho finito questa tavoletta andiamo a rimuovere il tutto con il cotton fioc e vediamo che salta fuori. Non vi faccio vedere ovviamente tutti quanti i passaggi dell'Enamel con White Spirit, perché quindi dello Streaking Grime, della rimozione, diciamo, perché sapete già ormai dagli altri video come fare, e vi faccio solo vedere l'effetto che può fare sull'arancione, che direi che è quello che di più ci va a interessare, perché ovviamente ha una sfumatura di colore diversa, no? Andate giù abbastanza pesanti all'inizio nelle parti alte, in modo tale che il cotton fioc vada a rimuovere più Streaking Grime possibile, però cercate di lasciarlo in certe zone, specialmente vicino ai recessi, in modo tale che vi dia questo effetto fantastico di sfumatura che state vedendo venire fuori in questo modo qui. Ora il cotton fioc qui mi si sta un pochino smontando, quindi uso l'altra parte che comunque è già mezza smontata, ma vabbè, tanto più White Spirit mettete, più rimuovete colore, anche se andate leggeri con la mano. Si può fare anche con uno straccetto e un dito, ovviamente. Viene fuori questa cosa qua meravigliosa, direi, guardate. Basta esagerare adesso sulle zone in luce e quelle zone lì daranno questa sfumatura eccezionale, che era quello che mi interessava farvi vedere soprattutto oggi, cioè quanto in realtà il contrast con l'aerografo dato sopra a 3 mani di diciamo grigi, scale di grigio e un bel dry brush bianco per evidenziare i bordi, quando poi andate a mettere lo Streaking Grime e lo rimuovete, avete questo super effetto. Guardate che tavoletta è venuta fuori, sembra proprio vera quando siete a distanza, veramente bella. E niente, quindi adesso faccio le altre, così ve le faccio vedere una alla volta e vediamo un po' il risultato. Ovviamente vi ripeto, è tutto a piacere qui, levate quanto volete, lasciate quanto volete. A tra poco. Eccoci qua ragazzi, allora ho finito di mettere lo Streaking Grime su tutto. Vi do un paio di dritte. Allora, la prima dritta è che su questa tavoletta, se usate il Basilicum Grey, che è proprio un grigio scuro quasi nero come vedete qua, poi dopo lo Streaking Grime, avendo rimosso bene lo Streaking Grime, ho messo anche questo che è il Apothecary White. Serve praticamente a dare le ombre al bianco, ma utilizzando anche il White Spirit che è rimasto ancora un pochino e lo Streaking Grime che è rimasto ancora un po', ho mescolato tutto partendo radialmente dal centro di ogni tavoletta, di ogni piastrella diciamo, e ha dato questo aiuto di sfumatura di transizione, una sorta di lavatura fatta con un contrast. È un po' un controsenso, sembra, ma in realtà funziona. Poi altre cose da dire: guardate tutto quando le avete unite, vedete se vi piace, se c'è coerenza, e soprattutto un leggero dry brush di bianco sui bordi per recuperarli, anche se qui qualcosa ho lasciato, insomma, ma non volevo esagerare perché altrimenti poi perdo la coerenza con gli altri che hanno i bordi un po' più grigi. Se vi trovate in quella situazione non c'è nessun problema, prendete una cosa del genere, il Null Oil, e fate una lavatura. Guardate, adesso la facciamo insieme, così ora che sono unite prendetevi qualcosa per non rovesciare tutto quanto subito e rovinarlo alla grande, e poi andate a prendervi il vostro
Null Oil e passatelo praticamente sui bordi, ok? Passandoli sui bordi molto leggero, velocemente così, andate leggermente a lavare e a invecchiare il diciamo bordo che era bianchissimo, e viene fuori questa cosa qua, cioè il bordo un po' sporco, che è molto più simile a quelli che abbiamo fatto nelle scorse puntate. Quindi andate a rivedere come abbiamo fatto le decorazioni su quello, è importante, perché il discorso di coerenza è importante, perché poi alla fine, quando avete tutto il tabellone montato, non vi tornano le cose. Qui vedete che sta venendo un po' di colore in giro, allora io lo levo col dito e vado avanti con il mio Null Oil, che praticamente fa le ombre nere, come vedete, sulla pietra, e va a far risaltare le pietre, diciamo, del bordo. Potete esagerare come no, dipende ovviamente da voi e da quanto volete che sia simile a quelle precedenti, in base appunto a quelle precedenti. Quindi guardate le altre tavole che avete fatto e andate a sistemarvele in modo tale che ci sia appunto questa coerenza. Detto questo, altra dritta mentre vado avanti con questa cosa qui importante, un'altra dritta è quella delle due, diciamo, lavature che faremo adesso, che però in realtà sono dei wash. Quindi andremo a fare delle ombre nei recessi interni delle piastrelle e quindi anche dei tiles, e che praticamente andranno a scurire ancora di più. È l'ultima cosa che c'è da fare, dopodiché direi che avete fatto il vostro anche oggi. E quindi andiamo a levare un po' di questo, scusate il braccio che ogni tanto vedete davanti, ma devo passare un attimo qui, ecco, dove vedete che è già abbastanza grigio, non occorre neanche che passate troppo, dategli un po' di ombre, insomma, in modo tale che tornino a essere simili agli altri. Ok, ora che ci siamo e che abbiamo un po' di coerenza, quando sarà asciutto ovviamente non si vedrà più questo effetto bagnato che ha, ma vi faccio vedere. Vedete questo effetto che vedete qui praticamente, ovviamente diventerà meno marcato e quindi andrà benissimo. Detto questo, ci manca appunto da fare questa cosa delle lavature interne. Quindi cosa facciamo? Ci prendiamo due Army Paint, lo Strong Tone, e io ho preso il Subterranean Wash, che è un verde scuro, ma lo fanno anche ovviamente della Warpaint Fanatic nuovo, è un verde scuro bosco, diciamo, quindi spento, non acceso, che va a fare praticamente le ombre ai verdi, diciamo, spenti. Ma questo per esempio, che invece è un po' acceso, lo vedete, in realtà guardate, metto una goccia su ogni angolo, comodissimo con questo colore perché è fatto appunto a beccuccio e si fa in un attimo, e vado a distribuirlo sul resto, lasciando che stia ad asciugare in centro. Una nota importante: il White Spirit e l'Enamel, diciamo, quindi lo Streaking Grime, sono idrorepellenti, nel senso che l'acqua appunto non si mescola facilmente, quindi troverete queste gocce che si vanno ad accumulare, cercate di spostarle e andate a sistemare, diciamo, l'interno, ok, in modo tale che non restino troppe gocce. Ci mettete un sacco ad asciugare perché è un po' idrorepellente, cosa che però è tornata utilissima qua quando abbiamo mescolato tutto, perché all'inizio faceva fatica a mescolare, poi ha lasciato queste parti in bianco sulle parti scure che hanno reso proprio invecchiata la pietra, è venuta fuori spettacolare. Quindi qui a posto così. Lo Strong lo possiamo mettere ovunque nelle altre, non occorre che lavate il pennello, tanto il verde è talmente scuro che va a mescolarsi. Andate via dritti, tranquilli, questi sono lavori che si fanno in velocità, senza tanti dubbi e problemi. Andate via dritti, tranquilli e non vi preoccupate. Guardate che bellezza, in un attimo vi fate tutte quante le trasversali e avete già fatto un po' di contrasto che ci serviva per riprendere praticamente le parti che non eravamo riusciti ad andare in ombra. Qui poi per esempio vedo che c'è bisogno un pochino, vado a buttare dentro un po' il pennello, ok, e poi a piacimento, dove vi piace. Ci possono essere delle piastrelle, per esempio tipo questa, che potrebbe essere un po' più scura, questa,
Questo è fantastico, diciamo, il fatto che si può usare il beccuccio, perché veramente lo appoggiate e poi col pennello lo distribuite e viene fuori una figata. La parte sopra la levate col dito e avete finito. Anche qui easy easy, facile facile proprio, guardate che roba. I bordi sapete che è importante che restino contrastati e ok, e andate avanti così ovunque avete voglia e ovunque vi piace. Bene ragazzi, direi che finisco con queste tre lo strong tone e poi ci vediamo al recap. Naviganti del lobby, insomma, sta venendo veramente eccezionale. Insomma, allora, intanto vi devo dare delle notizie meravigliose che non sto più nella pelle e nel pelo. Allora, oggi abbiamo sentito È il miniaturista. Molti di voi lo conosceranno per le sue meravigliose miniature con i giochi di luce e l'abbiamo invitato a venire a giocare con noi in studio a HeroQuest Café quando inizierà il nostro format. E al di là di questo, potremo anche fare una live tra un paio di settimane, credo, non di più, in cui finalmente gli faremo un'intervista, così gli chiederemo qualcosa di meraviglioso per rubargli tutti i segreti. We could be